qua. Allora, buonasera di nuovo a tutti. Mi presento, sono Veronica, sono master della 74esima generazione Feng Shui. Ho ricevuto questo titolo dal maestro Pier Francesco Ross, fondatore dell'Accademia Italiana di Architettura Feng Shui, dopo aver ovviamente fatto tutti i corsi dell'Accademia e aver superato tutte le tappe necessarie. Sono riuscita a raggiungere questo obiettivo che per me era diventato proprio un obiettivo fondamentale nella mia vita, una mission, come dicevo prima. Sono quindi realizzata da questo punto di vista e molto felice perché mi sto rendendo conto che oggi più che mai abbiamo bisogno di ritrovare questo tipo di approccio alla vita energetico e io dico spirituale, ma perché ognuno di noi poi ha questa parte da sviluppare e da coltivare, secondo me. Oramai sono un po' di anni che svolgo questa attività, è dal 2013, quindi ho un po' di esperienza sia a livello di formazione, essendo oramai formatrice dell'Accademia. Qui in Piemonte l'Accademia è la sede, è il mio studio e io sono quella che può fare gli stessi corsi che vengono fatti oramai solo online dell'Accademia. Io per fortuna qui, come dicevamo anche prima, posso farli frontali e spero davvero di ricominciare ad incontrare la gente di persona qui. Bene, allora, stasera vi introduco un aspetto di queste filosofie orientali legato più all'uomo, più alla persona, il Bazi. Io ovviamente prima di studiare il Bazi ho studiato il Feng Shui, ma l'Accademia ha la possibilità di farvi imparare questa filosofia bellissima proprio perché il fondatore è anch'esso un master di Bazi, non solo di Feng Shui, quindi l'Accademia dà anche questo tipo di argomento. Vi condividerò delle slide, quindi vi spiegherò, vi introdurrò l'argomento utilizzando anche delle slide in maniera che possiate leggere, non solo ascoltarmi, e faremo un piccolo excursus di questa tematica che è veramente molto molto ampia. Qui con noi ad esempio collegata stasera c'è Margherita che è una corsista che ha appena finito il corso professionale di Bazi fatto dall'Accademia e che ha voluto però collegarsi di nuovo così in modo da fare un refresh. Questo mi fa piacere perché lo spirito deve essere un po' questo. Gli argomenti sono veramente molto molto vasti, molto ampi e non si finisce mai di imparare. Io stessa sto continuando, non mi fermo perché lo spirito giusto deve essere quello. Quindi questo webinar introdurrà in modo del tutto appunto gratuito l'argomento Bazi, cioè l'astrologia cinese, uno dei metodi più importanti astrologici per la lettura appunto del tema natale, diciamo così, della persona con la base del calendario cinese però. Questo webinar lo introduce e vuole anche presentare quindi il corso che si svolgerà ancora su Zoom in questa sessione e partirà a metà maggio. È un corso professionale che vi darà alla fine quindi un attestato riconosciuto dall'Accademia e ci permetterà vi permetterà, e io imparo sempre anche insegnando, comunque questo è importante, di approcciare la materia in maniera molto seria e molto professionale per imparare già a fare una lettura di una carta natale, quindi di un tema natale con le basi del Bazi. I 4 pilastri del destino. Sono 4 pilastri, anche se Bazi, il significato letterale, l'ho scritto in chat, qualcuno me l'ha chiesto, è in realtà 8 caratteri, perché Ba è 8 e Zi è caratteri. Quindi sono 8 caratteri che però vengono raggruppati a coppie
e quindi creano 4 pilastri. Le origini del Bazi sono ovviamente cinesi, come il Feng Shui, quindi la base di filosofia dell'Accademia, però come potete vedere è in realtà una delle più sofisticate analisi astrologiche. Quindi con il Bazi noi possiamo conoscere molto meglio noi stessi e soprattutto abbiamo uno strumento validissimo per attraversare dei momenti magari particolari della nostra vita in cui dobbiamo prendere qualche decisione importante. Ci permette quindi di avere una mappa delle energie che abbiamo assorbito al momento della nostra nascita, energie del cielo, quindi è legata ovviamente ai movimenti dei pianeti e quindi delle stelle, del Sole, della Luna. Sapete che il calendario cinese che utilizziamo noi per fare questo tipo di analisi è il calendario Agreste ed è un calendario che tiene conto non solo del movimento del Sole ma anche di quello della Luna. Quindi diciamo una visione molto più completa rispetto a quella che abbiamo con il calendario gregoriano. Ecco, allora in origine il Bazi veniva utilizzato dall'imperatore per scegliere i suoi funzionari, collaboratori, generali, eccetera, in quanto a seconda delle caratteristiche della persona questa veniva indirizzata alla mansione più adatta. Allora, ovviamente così come per il Feng Shui, queste antiche conoscenze erano appannaggio dell'imperatore, cioè del potere, ovviamente. Non era una conoscenza che potevano avere tutti e soprattutto non era una conoscenza che potevano utilizzare tutti. Era una fortuna per pochi. Come tutte le grandi conoscenze nel mondo, tutte le grandi civiltà hanno sempre avuto delle grandi filosofie dietro, ma che sono state utilizzate fondamentalmente per il potere temporale o per il potere spirituale. Quindi un po' un discorso di persone elette, persone scelte per avere queste conoscenze che venivano tramandate a voce da maestro a discepolo e che quindi venivano utilizzate al servizio ovviamente in Cina principalmente dell'imperatore. L'imperatore aveva bisogno di essere circondato di persone fidate, di persone capaci, ognuna nelle proprie qualità. Ecco che gli veniva fatta quindi questa analisi astrologica, questo Bazi, proprio per poter individuare in modo dettagliato i potenziali e le caratteristiche di quella persona e quindi a seconda di queste dargli una mansione specifica. Quindi poteva esserci quello più adatto alla parte diplomatica, che aveva una buona capacità comunicativa, quindi per trattare, quello più adatto a fare il guerriero, il generale, perché aveva un aspetto legato più al coraggio e alle abilità strategiche, oppure un consulente più dal punto di vista spirituale. Ecco, quindi questa era l'utilità fondamentale del Bazi. Ancora oggi a livello internazionale di grandi aziende, di grandi quindi poteri, di nuovo, questo tipo di strumento viene ancora utilizzato. Quindi ci sono persone, maestri, che si sono specializzati in questo tipo di analisi e vengono chiamate da grandi personaggi, da grandi imprenditori, da persone che magari hanno un'attività anche a livello di azioni in borsa molto importante, per determinare i momenti propizi, ad esempio, per fare determinate scelte, per fare una società nuova, per investire una grande quantità di soldi. Ecco, diciamo che all'epoca il maestro Feng Shui era anche ovviamente un conoscitore del Bazi. Come consulente dell'imperatore diretto aveva il compito di consigliarlo in tutte le sue decisioni e azioni, soprattutto quelle di strategia militare e quelle di
di decisioni a livello politico e burocratico, sicuramente. Quindi saper scegliere, saper individuare quali momenti sono propizi e quali meno, quali da evitare per compiere importanti azioni, era sicuramente fondamentale. E ancora oggi questo aspetto viene considerato. Il corso che vi propone l'Accademia, di cui vi accennavo all'inizio, quindi la formazione professionale che viene fatta, è il risultato di un insieme di conoscenze che il mio maestro ha acquisito dai migliori maestri a livello mondiale. Qui avete qualche nome, sicuramente qualcuno già l'avrete sentito nominare, e sono i maestri che a livello internazionale hanno trasmesso questo tipo di conoscenze insieme anche a quella del Feng Shui. Il corso dà realmente uno strumento applicativo utilissimo per vedere i potenziali di una persona, la sua personalità, la sua compatibilità con possibili partner lavorativi o sentimentali. Ecco, apriamo un altro aspetto del Bazi. Il Bazi innanzitutto è un modo per conoscere a fondo se stessi e questo secondo me è uno degli aspetti più importanti, perché conoscere a fondo se stessi significa sapersi approcciare agli altri e sapere quindi instaurare delle relazioni durature, delle relazioni proficue a livello lavorativo, perché conoscere i propri potenziali, le proprie attitudini è fondamentale. Quindi da lì tutto quello che ne segue. Ecco, possiamo individuare, come dicevo prima, i momenti migliori per iniziare una collaborazione lavorativa, per iniziare una relazione, per inaugurare un negozio, anche per un matrimonio, ad esempio, e andando a conoscere anche le caratteristiche dell'altra persona, possiamo trovare le affinità, possiamo capire come faceva l'imperatore, che tipo di rapporto possiamo instaurare con questa persona, soprattutto se è a livello lavorativo, in quali compiti gli possiamo dare e quali mansioni possiamo attribuirgli. Il partner, quindi la scelta del partner, che ovviamente dipende da mille altri fattori e dagli incontri che si hanno nella vita, però può essere sicuramente colorito da questo aspetto. È molto interessante perché il Bazi arriva a una precisione nel dettaglio veramente, veramente profonda. Perché i pilastri sono legati a anno, mese, giorno e ora, ma sappiamo che il tempo è in continuo movimento e si può arrivare a determinare quindi non solo appunto il giorno propizio, ma anche la fascia oraria, fino agli estremi dell'attimo, del minuto, per chi è esperto e vuole appunto magari fare una determinata azione in un momento molto particolare. Vediamo che cosa calcola il Bazi. Il Bazi, abbiamo detto all'inizio, c'era scritto i 4 pilastri del destino. Ecco, il destino è una parola complessa che racchiude già solo la parola tantissimi aspetti. Noi abbiamo voluto, e credo che sia la soluzione migliore, la cosa più semplice e veritiera, dividerla in questi 3 aspetti, così come fa anche la filosofia del Feng Shui. Questo ci tengo a dirlo perché il Feng Shui è proprio l'analisi energetica delle 3 vie principali, via del cielo, via della terra e via dell'uomo. Quindi abbiamo questa triade di macro energie che sono quelle che ovviamente dominano l'esistenza intera. L'uomo è in mezzo tra il cielo e la terra e trae nutrimento da entrambi gli emisferi in questo senso. Quindi riuscire ad avere una visione a 360 gradi
è la cosa migliore, la cosa fondamentale se davvero vogliamo conoscere meglio noi stessi e affrontare la vita nella completezza maggiore. Quindi il destino si divide in 3 aspetti che lo determinano sulla base dell'aumentare della consapevolezza. Ovviamente altro grande tema, quello della consapevolezza. Come si può riassumere? Noi abbiamo scritto è essere al momento giusto nel posto giusto con l'atteggiamento giusto. Ecco, questo direi che effettivamente riassume il concetto di consapevolezza. Fa sempre parte di quel viaggio che nella vita uno intraprende e con volontà o meno decide di avanzare. Più aumenta la consapevolezza e più si avanza in pienezza, in bellezza, perché essere consapevoli significa assaporare la vita in maniera decisamente più intensa. Allora, vediamo le tre vie o qua i 3 poteri macro. Potere del cielo, ecco qua, carta del Bazzi, fisso, influenza del 50-20, dal 20 al 50%, ecco, possiamo dire così. Quello che ci viene dato, potenziali. Allora, questo è quello che vi ho introdotto poco fa. Il Bazzi è ciò che noi assorbiamo dall'universo a livello energetico nel momento in cui veniamo al mondo, nel momento in cui nasciamo. Ovviamente l'universo è un insieme di movimenti continui, ma ben definiti, con dei cicli scanditi dai movimenti dei pianeti, dalle loro orbite, eccetera. Ecco, allora, il potere del cielo è quello lì, cioè il nostro Bazzi, la nostra carta Bazzi, quindi sono i nostri 4 pilastri che appunto ci danno l'aspetto energetico determinante dall'anno, mese, giorno e ora in cui siamo nati, con ovviamente anche il luogo a livello geografico. Quindi è quello che ci viene donato, sono tutti i nostri potenziali che però sta poi a noi svilupparli o meno, caricarli o ignorarli o coltivarli. Nel mezzo infatti c'è il potere dell'uomo, abbiamo detto che l'uomo sta tra il cielo e la terra, quindi inizia nella vita a prendere delle decisioni, a fare delle azioni, a muoversi ed ecco il Bazzi mobile. Lo chiamiamo pilastro aggiunto perché il pilastro aggiunto è quello che effettivamente fa sì che tu poi decida o meno di utilizzare i potenziali che hai ricevuto, i doni che hai ricevuto. Libero arbitrio, cultura, pensieri, educazione. Ovviamente in questo potere ci sta tutto ciò che noi impariamo, tutto ciò che ci viene insegnato, il tipo di educazione che riceviamo, gli studi che facciamo, ecco, tutte le scelte che in modo autonomo e non, nei primi anni di vita è la famiglia che ci forma, ma ecco tutto quello che camminando nella vita decidiamo di apprendere, decidiamo di fare. Ovviamente, vedete che le percentuali cambiano. Qui abbiamo dal 30 al 70%, perché maggiore è la consapevolezza dell'uomo, maggiore diventa il suo potere e di conseguenza potrebbe diminuire l'influenza della carta fissa, perché è un po' come se noi quel potenziale lì riuscissimo a domarlo, quindi ad utilizzarlo e non a subirlo. Questo è fondamentale. Quindi quando si dice però il mio è destino che io faccia così, è destino che la mia vita sia così. Beh, sì, fino a un certo punto però, perché c'è sempre quel pilastro aggiunto che è la nostra volontà, il nostro libero arbitrio, il nostro coraggio, la nostra forza di muoverci e di aumentare consapevolezza. Poi abbiamo il potere della terra e qui ci sta tutta la parte del Feng Shui legata ovviamente all'analisi dell'ambiente in cui viviamo. Un altro aspetto fondamentale. Faccio una piccola parentesi legata proprio
a questo aspetto, perché soprattutto in questi ultimi 2 anni abbiamo dovuto stare in modo forzato nelle nostre case, abbiamo dovuto vivere il nostro ambiente in maniera più stressante, quando magari all'inizio poteva essere piacevole, poi a lungo andare sicuramente è diventato stressante nella maggior parte dei casi. La DAD dei ragazzi, lo smart working di noi adulti, le relazioni che diventano strette all'interno dello stesso spazio. E quindi ci siamo un po' accorti, secondo me sempre di più, che è importante l'ambiente in cui viviamo, è importante l'ambiente in cui lavoriamo, ma in particolar modo quello in cui viviamo. Se questo ambiente è strutturato in maniera da supportarci e farci stare bene, allora sì che possiamo affrontare periodi come quello che abbiamo passato nella maniera più armonica possibile, con tutte le difficoltà del caso, ma sicuramente ci siamo accorti che l'ambiente ha una valenza abbastanza importante. Quindi non possiamo non considerarlo, soprattutto in un periodo in cui, come questo, si parla molto di benessere, e il benessere inteso a 360 gradi, a mio avviso, non può essere limitato alla meditazione e allo yoga con una sana alimentazione. Questi sono 2 aspetti, o l'attività fisica, sono degli aspetti fondamentali che faranno sempre la salute e il benessere della persona, ma dobbiamo metterci anche l'ambiente in cui viviamo. E quindi vedete che la percentuale è più bassa, però c'è incidenza dell'attorno fisico sull'essere umano. Ed ecco qua. Allora, il nostro Bazzi tratta fondamentalmente la prima parte, però vedete come si incastra con tutto il resto. E questo è alla fine la visione più ampia. Noi dobbiamo arrivare ad avere una visione più ampia. Sfatiamo il mito della divinazione, questo è anche importante, così come io cerco sempre quando presento il Feng Shui di sfatare il mito della cineseria. Passatemelo, perché anche qui con questa storia dei cinesi che arrivano e sconvolgono l'economia degli altri paesi, eccetera, eccetera, allora ecco, non dobbiamo pensare al Feng Shui come una filosofia moderna, legata alla speculazione, ma dobbiamo pensarla come una filosofia antichissima legata alla sopravvivenza prima di tutto e allo stare bene oggi, ancora, sempre. Il Bazzi quindi non è una divinazione, ma qui dice è una descrizione generale di come si muovono le energie per la persona analizzata. Ecco, quindi parliamo di Qi. Il famoso Qi, che è l'energia vitale, vibrante, chiamata in tutte le filosofie orientali, a partire ovviamente dalla medicina tradizionale cinese, al Feng Shui, al Bazzi, al Tai Chi, al Qigong, allo Shiatsu, tutto quello che tratta le macro filosofie orientali parla di Qi. Ecco, il Qi, ripetiamo, è l'energia vibrante. Noi siamo pervasi dal Qi, abbiamo un Qi, ognuno di noi ha un Qi che scorre per le filosofie orientali nei meridiani energetici che vengono utilizzati dall'agopuntore, dal terapeuta di Shiatsu, ecco, per andare a sciogliere gli eventuali ristagni, eccetera. Le nostre case, i nostri ambienti sono percorsi dal Qi, che è il flusso, quindi energetico che entra, che percorre le nostre stanze, i nostri ambienti, che ci circonda all'aperto, ed è il segreto del Feng Shui, quindi capire e analizzare il Qi ed utilizzarlo a nostro favore. E il Qi ovviamente è anche nel Bazzi, perché sono le energie personali nostre che abbiamo assorbito, come dicevamo, nel momento in cui siamo nati e che ora sono diventate
i nostri potenziali. Sono il terreno della persona, sul quale con il passare della vita la persona stessa avrà modificato il terreno di partenza, in quanto avrà impiantato una serie di alberi e vegetazione che sono le sue scelte dovute al libero arbitrio. Ecco qua, riassumendo quello che vi ho detto. Quindi la lettura del Bazzi è la lettura di come la persona ha utilizzato tali energie. Ecco, questo vi fa capire quanto la capacità di leggere queste energie sia uno strumento molto molto importante. Allora, qui vedete la schermata un po' più grande dei famosi 4 pilastri. Vedete che c'è anno, mese, giorno e ora, e sono però in realtà, appunto, dicevamo 8 caratteri, perché sono 4 caratteri superiori e 4 inferiori, hanno caratteristiche e funzioni diverse, ma costituiscono questi famosi 4 pilastri. La vita è la congiunzione tra la parte invisibile, steli, con quella visibile, rami, attraverso il flusso del tempo. Il cielo emette, la terra riceve e restituisce l'influsso all'uomo. Ecco, quest'ultima frase merita 2 paroline. Poi vi spiego che cosa significa steli e rami. Ma è un po' quello che vi ho già detto prima. Mi piace ripeterlo perché voglio che vi passi il concetto di connessione che abbiamo continua con ciò che ci circonda, e quindi con il fatto che tutto ci influenza e noi influenziamo il tutto. Quindi è un continuo scambio. Il cielo emette, la terra riceve e restituisce l'influsso all'uomo. Allora, l'uomo sta in mezzo, abbiamo detto, quindi riceve anch'esso ed emette. Il cielo emette perché il cielo è considerato la parte yang. Nella nostra macro divisione delle energie abbiamo lo yin e lo yang. Lo yin e lo yang sono la rappresentazione della prima suddivisione energetica dell'uno, del tutto. Dall'uno, il tutto, prendono forma queste 2 energie che l'una non può vivere senza l'altra, perché nel simbolo del Tao, che voi sicuramente conoscerete, nella parte bianca c'è un puntino nero e nella parte nera c'è un puntino bianco, quindi e sono interconnesse. L'uno non può esistere senza l'altro. Allora il cielo assume la caratteristica yang, emette, quindi ha un movimento verso l'esterno. Lo yang è l'uomo, lo yang è il sole, per farvi 2 grandi esempi. Quindi il cielo emette, la terra invece riceve. La terra riceve e ha un movimento quindi verso l'interno, non verso l'esterno, ed è lo yin. Lo yin della madre terra, la donna, la luna. Vedete come le 2 macro energie sono dipendenti una dall'altra, sempre interconnesse, e l'uomo ha bisogno di entrambe e interferisce con entrambe e comunica con entrambe. Questo è fondamentale. Da qui il concetto che la vita è la congiunzione tra la parte invisibile con quella visibile. Possiamo immaginare allo yang più manifesto, più visibile, lo yin più nascosto, più profondo, ma entrambi con un'importanza uguale. Nel Bazzi noi abbiamo questa divisione tra invisibile e visibile espressa con questi 2 termini, steli e rami. Vediamo se... No, ve lo spiego ancora qua, che è meglio così lo vedete. Allora, gli steli, per fare la cosa semplice, sono la parte superiore, quindi i 4 caratteri che vedete in alto, che in questo caso sono yin legno, yang terra e yin terra.
e sono fondamentalmente i 5 elementi. 5 elementi alla base della medicina tradizionale cinese e di tutte le filosofie orientali che trattano il Qi, che abbiamo detto prima. Dopo mentre andiamo avanti lo spiego meglio, però intanto che avete questa schermata davanti potete distinguerli. I rami invece sono la parte, quindi gli steli sono quelli legati all'energia del cielo, ok? Mentre i rami sono i 4 caratteri che vedete in basso, che sono i 12 animali dell'astrologia cinese. Se qualcuno già conosce, sono nata nell'anno del cane, sono nata nell'anno del gallo, ecco, sono i famosi 12 animali. Rami chiamati rami terrestri, quindi steli celesti, energia del cielo, rami terrestri, energia della terra. E questa è la macro divisione della lettura del Bazi, per farvi capire che ovviamente ci sono sempre le 2 grandi energie unite. Universo come un grande orologio, ecco, sì, quello che vi ho accennato prima, l'universo ovviamente come insieme di moti energetici scanditi da cicli temporali. Il Sole, il suo movimento, la Luna, i suoi 28 giorni, la Terra che gira intorno al Sole in un modo, che gira intorno a se stessa in un altro, tutti gli altri satelliti e pianeti che hanno una loro orbita ben precisa e ci mettono un tempo ben preciso per fare tutta la rotazione intorno al Sole, eccetera, eccetera. Quindi una vastità di energia, ma assolutamente scandita in modo preciso. Scandita appunto in modo preciso tale da farci alla fine utilizzare uno strumento che ci permette di suddividerlo il tempo, con un calendario, con un anno di 365, poi 30 giorni ogni mese, più uno diverso, insomma le 24 ore, quindi i cicli del tempo che l'uomo poi è riuscito a definire. Però osservando i cancelli del tempo astrologico, quindi osservando da sempre l'umanità è stata attratta dall'osservare le costellazioni, dal guardare al cielo e è riuscita in qualche modo a decifrare e schematizzare questi cicli del tempo. Il calendario agreste, quello che vi dicevo prima, è diverso dal calendario gregoriano ed è quindi quello utilizzato nel Bazi e quindi in tutto ciò che riguarda il tempo, le date legate anche al Feng Shui e a questo tipo di filosofie. È diverso perché, allora, in particolare come prima informazione, il calendario agreste, vi ho detto che tiene in considerazione non solo il movimento del Sole, ma anche il movimento della Luna. Il Capodanno cinese, infatti, viene festeggiato sempre dopo la seconda luna nuova del solstizio d'inverno, dal solstizio d'inverno. Infatti loro ogni anno cambiano i festeggiamenti del Capodanno. Ma fondamentale è l'insieme dei 2 movimenti solare e lunare che fa sì che nel calendario cinese l'anno in realtà inizia a febbraio e non a gennaio. Quindi questa è la prima grande differenza. Chi è nato a gennaio infatti viene considerato in questa lettura astrologica ancora nell'anno precedente. Perché? Perché gennaio fondamentalmente è il pieno dell'inverno e quindi non c'è ancora il movimento di rinascita della natura. La capacità dello studio, dell'osservazione dei movimenti celesti fatta dagli orientali o comunque da questo tipo di, adesso noi stiamo parlando di filosofie orientali, quindi mi fermo qui, è quella di aver osservato e sempre aver osservato in maniera meticolosa, aver rispettato i movimenti naturali,
i cicli naturali dell'universo, quindi i cicli naturali della vita, della natura. Per questo seguono molto di più i moti energetici veri e non quelli che invece il calendario gregoriano ha ridotto, ha dimenticato e ha messo il 1° gennaio come convenzione, ma in realtà a livello energetico il 1° gennaio fa ancora tantissimo freddo e siamo nel pieno dell'inverno, quindi la natura dorme ancora. Mentre febbraio inizia la ripresa ed è infatti, ecco qua, il momento in cui c'è, ancora in alcuni posti ancora la festeggiano, la festa della Candelora, quindi proprio della luce, che è il 2 febbraio. Mentre effettivamente noi chiamiamo i giorni della merla come i giorni più freddi dell'anno, gli ultimi di gennaio. Quindi vedete che in realtà a livello energetico è molto più coerente il calendario agreste rispetto a quello gregoriano. Questo è fondamentale perché noi stiamo parlando di chi, stiamo parlando di flussi di energia e quindi di energia che abbiamo assorbito quando siamo nati e di come nel tempo continuiamo ad assorbirla. Quindi capite bene che essere nati a gennaio o essere nati a marzo è differente in realtà, perché nel calendario gregoriano sarebbe lo stesso anno. Per quello agreste no, ma perché a gennaio l'energia è diversa, molto diversa da quella che invece riparte dalla prima settimana di febbraio, più o meno. Ecco, si assorbe un'energia diversa a livello di moti naturali. Questo è fondamentale perché il 1° gennaio è una convenzione dettata fondamentalmente dalla religione, dalla Chiesa cattolica. Però a livello energetico non ci azzecca niente. Questa è la prima informazione importante nell'approcciare il calendario cinese. Ecco, che vedete qua in una tabellina che ovviamente ridotta sullo schermo diventa difficile da leggere, però vi fa vedere come inizio, vi scrive infatti 4-5 febbraio. Ecco, diciamo che per noi non andiamo ogni anno a cambiare come fanno loro nel festeggiare il Capodanno, non si va a cambiare ogni volta la data di inizio anno, ma si tiene questa settimana definita dal calendario agreste per quello che vi ho spiegato prima. Quindi diciamo che l'inizio del nuovo anno è sempre intorno al 4 o il 5 di febbraio. Chi è nato prima e nell'anno precedente, chi è nato dopo in quello. Ecco, allora adesso il calendario cinese, che è tutta questa tabellina pazzesca, che voi non potete vedere bene, ma eventualmente dopo la apro e ve la zoomo, però è composto da quei famosi steli e rami, che adesso vi spiego meglio. Allora, innanzitutto esco un attimo e vi chiedo se fino a qua è tutto chiaro o se avete delle domande, potete farle, se avete delle osservazioni da fare. Per me è tutto chiaro, bellissima. Tutto chiaro? Bene. Sì, sì. Perfetto. Anche allora, per me è tutto chiaro. Bene, grazie, perfetto. È tutto chiaro e anche molto affascinante, se mi posso permettere, la questione delle energie, perché ci ho fatto diversi collegamenti anche estranei al mondo cinese, Sì? Perché quando abbiamo parlato del concetto maschile e femminile, ovviamente ci ricordiamo tutti quanti la Pachamama e tutta la parte della Sud America che consideravano appunto gli stessi principi maschile e femminile e quindi da europeo dico quanta cosa abbiamo distrutto e quanto non abbiamo capito, piccola parentesi. Sì, allora riguardo a questo è un bello spunto, ti ringrazio. Il problema è che noi occidentali ce le siamo un po' perse queste cose e questo è stato sicuramente un peccato, però
La nostra storia è stata questa, noi abbiamo preso la strada del progresso, dello sviluppo economico, della tecnologia, e quindi abbiamo un pochettino messo da parte tutto quell'aspetto legato, oltre che alla natura, alla nostra anima, al nostro spirito. Questo ha fatto sì che ci siamo allontanati tantissimo e quindi abbiamo dimenticato ciò che invece è sempre stato lì ed è ancora lì. Questo secondo me a livello storico è un momento molto importante, proprio perché è un momento importante per l'umanità, bisogna ritornare a questo e la maggior parte delle persone si sta rendendo conto che abbiamo bisogno di ritornare lì, di fare di nuovo un movimento verso l'interno e smetterla un pochettino di farli tutti verso l'esterno come abbiamo fatto negli ultimi decenni in Occidente sicuramente. Perché perché questi concetti sono assolutamente universali. Cioè io lo sto spiegando, io ho intrapreso questa strada e ve lo sto spiegando a livello di filosofia, diciamo con matrice cinese, ma assolutamente la stessa cosa è la Pachamama in Perù, la stessa cosa è il Vastu in India, la stessa cosa è la geomanzia in Egitto, la geometria sacra, cioè potremmo andare avanti, lo Zen in Giappone, ecco, potremmo andare avanti a fare esempi in tutto il mondo, hanno semplicemente nomi diversi, ma la matrice è assolutamente la stessa e la visione è assolutamente la stessa. Per cui questo quello che sta succedendo adesso, di quello che chiamano risveglio spirituale, sì, che altro non è che riprendere una consapevolezza di qualcosa brava. che era già innato e che è dentro di noi e non fuori, certo. Certo, è sempre stato lì e semplicemente non l'abbiamo più guardato, non siamo più stati capaci a coglierlo, a vederlo e a sentirlo, ma è sempre stato lì ed è tuttora lì. Quindi questo... Io posso essere anche polemica, forse non hanno voluto che lo guardassimo, visto che noi siamo europei, abbiamo la pretesa di colonizzare e distruggere certe civiltà proprio perché erano differenti. Quindi è stata una miopia che ci ha condannato, questa è la mia opinione semplice e pura, scusatemi, poi mi taccio. Allora è sicuramente in parte voluta la cosa, però io sono dell'idea che doveva andare così, nel senso che è un passaggio, è un percorso che l'umanità sta facendo e che quindi aveva bisogno anche di questo probabilmente. La vedo purtroppo in tutti questi campi c'è sempre chi, ahimè, l'energia la utilizza nel modo meno positivo. Ecco, questo c'è sempre stato e continuerà ad esserci, perché ognuno le proprie conoscenze le può utilizzare in maniera positiva o meno e può deciderle di condividerle con gli altri, come sto cercando di fare io con voi stasera, oppure di tenerle per sé ed utilizzarle semplicemente a scopo personale. Anche questo è il libero arbitrio dell'essere umano. Certo. Siamo anche compiaciuti un po' in questo modernismo, diciamo, abbiamo fatto finta di accettare, di fare, invece... Sì, ci faceva un po' comodo. Esatto. Sì, senza dubbio. E adesso capiamo quello che succede, come ho scritto anche in chat, come in cielo così in terra, perché siamo uniti, siamo un insieme, l'universo, l'energia. Anche così come fuori, così dentro, come dentro. Esatto. Bene, allora posso... Scusa, Vero, avrei una domanda io. Dimmi. È abbastanza attinente, se è una cosa un po' lunga magari rimandiamo verso la fine poi. Dimmi. No, ti volevo solo chiedere, praticamente a me un po' di anni fa mi hanno fatto una lettura dello Human Design. Sì. Volevo sapere, sicuramente ci sono delle differenze, no? Sì. E quindi immagino che sia un tipo di
di tecnica, tema che si è aggiunto dopo rispetto a tutto questo di cui stiamo parlando stasera, giusto? Allora, sì, io nel dettaglio non lo conosco, però credo che utilizzi dei numeri in particolare, giusto? Sì, anche loro fanno, con il mese, il giorno, l'ora, Sì. la data di nascita, in sostanza, ci sono queste 4 tipologie le identificano in 4 tipologie, 4 categorie di persone. Ok. Quindi diciamo, la popolazione mondiale è suddivisa in 4 tipi di persone con diversi tipi di energia. Adesso non so se si rifà anche al Bazzi questa cosa qui, o è Non credo, però allora può darsi che si trovino delle similitudini. Io so che a livello astrologico, nel dettaglio, l'astrologia occidentale, quindi la nostra astrologia pesci, ascendente cancro, eccetera, fatta in modo professionale, è di pari passo a questa, nel senso che ovviamente i moti energetici assorbiti nel momento della nascita sono quelli che tu li voglia chiamare legno, acqua, metallo, terra, fuoco, o cane, gallo e drago, oppure scorpione, pesci, sagittario. Diciamo che l'aspetto in sé energetico è lo stesso. Quindi io ti posso dire che il Bazzi è l'analisi astrologica più dettagliata che io conosca, a livello veramente di componenti e caratteristiche molto particolari da utilizzare quindi anche nell'ambiente per andare a fare un determinato arredamento, per andare a fare un determinato studio della casa, dell'ambiente di quella persona lì, ecco, quindi legato al design, se così vogliamo dire. Sì. Quindi può darsi che si trovino però le cose che parlano. Io non conoscendo nel dettaglio lo human design non ho avuto casistiche per cui non ti so dire, ma può darsi che sia semplicemente un modo diverso di leggere le stesse energie. Come ti dicevo, è vero che qua arriviamo a una precisione che una brava astrologa occidentale, solo una brava astrologa occidentale lo può fare a livello di astrologia occidentale. Ok? Ok. Questo è un po'. Poi nel Feng Shui noi abbiamo una prima parte legata all'energia delle persone che riguarda i 9 numeri, quindi viene semplificata a macro, però è un'altra scuola che abbraccia i 5 elementi a seconda cioè suddividendoli anche attraverso i 9 numeri. E allora questo numero viene preso come elemento importante per determinare anche e leggere gli spazi della casa. È ancora un altro modo. Il Bazzi è la parte proprio più profonda della persona, più profonda personale. Ok, grazie. Veronica, avrei anche io una domanda. Sì. A proposito del calendario agreste, sì. Hai detto gennaio, febbraio sono mesi freddi e quindi eccetera eccetera. Quindi questa lettura è applicabile anche a chi è nato nell'altro emisfero? Perché io sono nata nell'altro emisfero, sì. sono nata a febbraio, ma c'erano 38 gradi. Sì, certo, no, è applicabile sì, anche perché noi utilizziamo comunque, ovviamente tutta questa parte viene dettagliata e spiegata meglio nel corso, però utilizziamo ovviamente il discorso dei fusi orari. Quindi senz'altro è applicabile allo stesso modo, perché comunque il pianeta rispetto al Sole in ogni caso, anche se noi lo avvertiamo dalla Terra in maniera diversa, però il moto è lo stesso. Ecco, provo a spiegarla così perché non è così semplice. Però ovviamente si tiene conto di tutto il discorso della latitudine e della longitudine del fuso orario.
Quindi nel calcolo che noi abbiamo, utilizziamo un software in particolare che ovviamente crea la mappa. Una volta veniva fatto a mano, millenni fa, ora per fortuna no, e dove si inserisce a livello geografico il posto e viene calcolato anche questo aspetto in automatico. Ok, grazie. Prego. Ritorno alla presentazione. Eccoci qua. Allora, torniamo nel dettaglio agli steli, che vi ho detto che sono l'energia legata al cielo. Gli steli in realtà perché 10? Perché sono semplicemente i nostri famosi 5 elementi nella loro polarità yin o yang. Quindi avremo il legno yang, il legno yin, il fuoco yin, la terra yang, la terra yin, metallo yang, metallo yin, acqua yang e acqua yin. I 5 elementi sono questi che vedete, sono alla base, il fondamento, dopo lo yin e lo yang, della medicina tradizionale cinese, del feng shui, del bazi, di tutto ciò che deriva da lì. Sono qui rappresentati nel loro ciclo sia generativo che di controllo. Quindi vedete le freccette, se vogliamo partire dal fuoco dall'alto, vedete che il fuoco genera la terra, quindi le freccette esterne, blu, la terra genera il metallo genera l'acqua, l'acqua genera il legno genera il fuoco e così all'infinito. All'interno vedete le frecce rosse dirette, invece è il ciclo di controllo. Stiamo sempre parlando di moti energetici, quindi dopo vi faccio qualche esempio per capire meglio. Il fuoco controlla il metallo controlla il legno controlla la terra controlla l'acqua e l'acqua controlla il fuoco. Ecco, allora è abbastanza semplice, non mi dilungo tanto, però i 10 steli sono questi, che sono i 4 caratteri posti in alto della nostra mappa Bazi. Diventano fondamentali perché? Perché noi per leggere la mappa Bazi dovremo imparare a capire le relazioni tra questi elementi e i loro equilibri o disequilibri. Ognuno di noi ha un elemento che la fa da padrone, ma nel senso che identifica il nostro Bazi, quindi la nostra personalità, ed è l'elemento del giorno, che si chiama giorno maestro, infatti viene definito day master, e che quindi a livello di lettura carta Bazi si dice Veronica è legno yin, perché è lo stelo che troviamo nel pilastro del giorno. Da lì partirà tutta l'analisi della carta Bazi. Ecco, quindi questo è proprio una prima spiegazione a grandi linee che vi posso dare. È facile pensare a come questi elementi interagiscano fra loro, nel senso che l'osservazione sempre dei cicli naturali ha fatto sì che ci sia questo schema di ciclo generativo e di ciclo di controllo, perché il fuoco fa la cenere, la terra genera la terra. Il legno bruciando genera il fuoco. Ecco, voi dovete pensare a questi riferimenti. Tutta questa parte viene spiegata benissimo nel primo corso Feng Shui, ovviamente, perché è la base. L'esempio di controllo vi posso fare il metallo che taglia il legno, quindi che controlla il legno, o l'acqua che spegne il fuoco. Ecco, è abbastanza semplice ed intuitivo capirlo. Anche questa è una parte abbastanza nota, che sembra banale, ma a mio avviso di una bellezza incredibile, perché qui ci sta tutto il movimento della vita, secondo me, in questa sembra semplificazione. Quindi ecco, i 10 steli sono questi famosi 5 elementi nella loro polarità, yin e yang. I famosi 12 rami invece sono i 12 animali dell'astrologia cinese. Il topo, il bue, la tigre, il coniglio, il drago, il serpente, il cavallo, la capra, la scimmia, il gallo, il cane e il maiale. Sono i famosi 12 animali che spesso vengono appunto utilizzati per fare l'oroscopo classico cinese.
e sono i 4 caratteri che stanno sotto il pilastro. Eccoli qua, messi in ordine. Vedete il Tao centrale. Ovviamente sono 12, sono legati sia ai mesi, sono legati alle stagioni, a gruppi di 3 e 3. Noi partendo a livello energetico dalla primavera si parte con l'energia del legno. Parte con l'energia del legno e poi c'è il fuoco dell'estate, c'è il metallo dell'autunno e c'è l'acqua dell'inverno. Ecco, qua vi abbiamo messo come calcolavano i 4 pilastri nell'antichità. Ecco, e quindi mi immagino la capacità che uno dovesse avere per riuscire a leggere con praticamente le falangi delle dita, con le linee delle falangi, quindi una roba pazzesca. Questi sono i libri antichi. Ecco, questo è quello che oggi con i software abbiamo la possibilità di calcolare il Bazi completo in maniera molto veloce, perché la difficoltà è quello di interpretarlo, ovviamente, di saperlo leggere. Questo è il sistema completo perché vedete che ci sono i 4 pilastri in alto, quindi abbiamo sempre anno, mese, giorno e ora. Poi però sotto, nella parte inferiore, abbiamo degli altri pilastri, che sono i cosiddetti pilastri della fortuna, cioè i 10 anni sono decenni a gruppi di 10 anni della fortuna. Quindi come l'andamento, come sarà l'andamento della nostra vita, perché ovviamente non è divinazione, ma è una lettura dei flussi energetici della nostra vita, legati a quelli che il tempo ci porta. Quindi un'analisi molto molto complessa. Questo è il sistema semplificato più grande, i famosi 4 pilastri con, vedete, gli steli sopra, gli elementi, e sotto gli animali, che a loro volta contengono gli elementi. Ecco qui. Quindi il sistema delle matriosche non si finisce mai, però è ovvio che anche gli animali, questo ve lo devo dire, ogni animale porta in sé degli elementi. Qualcuno ne ha uno solo, qualcuno ne ha più di uno. Nel Bazi vengono indicate le 3 radici, le prime 3 radici, cioè i primi 3 elementi contenuti dall'animale, che è come se fosse un contenitore di che cosa? In questo caso, vedete, il giorno, quindi il giorno maestro, questa persona si dice che è un legno yang. Vedete che c'è scritto Yang Wood nello stelo del giorno. Ecco, quindi questo legno yang dovremmo, chi fa l'analisi Bazi, imparare a leggere, a capire come sta rispetto agli altri componenti. Se è debole, se è forte, sarà la prima cosa che bisognerà capire, e come si determina quindi se è forte o debole è tutto il percorso da fare, cioè conoscere tutte le varie spunte da trovare, da sapere, per andare alla fine a definire se è forte o debole, e di conseguenza qual è lo scopo, ovviamente. Lo scopo è quello di andare a dare l'indicazione alla persona per equilibrarsi, per equilibrare la propria energia, oltre che ovviamente poi rispondere a domande del tipo: qual è il mio giorno propizio per inaugurare il mio negozio, oppure in quale periodo è meglio che io faccia degli investimenti, oppure in quale periodo è meglio che io stia fermo e non prenda iniziative particolari, non trasloco, eccetera. Lo scopo è di andare a dare tutte queste indicazioni, ma fondamentalmente di andare a dare delle indicazioni alla persona affinché possa equilibrarsi lei stessa, perché conoscendosi avrà modo di lavorare su se stessa
e capire quali elementi gli sono favorevoli, quali meno e come attivarli. Quindi è un mondo molto affascinante. Chi lo vuole approcciare deve avere una buona voglia di iniziare a scavare. Però è complesso, ma è meraviglioso, perché è un insieme di cose, di energie davvero che confluiscono tutte alla fine nello stesso modo, che sono tutte collegate, che riuscire a saper leggere questo flusso diventa davvero molto molto interessante e affascinante. Ecco, adesso vorrei un attimino spiegarvi un pochettino il significato di ogni pilastro, nel senso, nella prima lettura che si fa del Bazzi, si dice la prima parte, l'analisi semplificata di questa carta natale, di questo tema natale, non ci dimentichiamo che è un tema natale, è quello di andare a osservare la parte terrestre, quindi gli animali, i rami, perché già solo nell'individuare i 4 animali e saperli interpretare nelle loro caratteristiche ci dà delle informazioni. Allora, si parte dall'anno e si va verso l'ora. Quindi la lettura della carta Bazzi, anche questo è importante, viene fatta dall'anno verso l'ora, perché è anche una sequenza temporale, diciamo. Infatti l'anno corrisponde alla parte più lontana, ovvero la nostra eredità genetica. Lì nell'anno andiamo a leggere, ad individuare il rapporto che abbiamo con i nostri nonni, con i nostri avi, con i paesi più lontani, con le culture diverse, come viviamo questi aspetti. Da lì in avanti ci avviciniamo, quindi abbiamo poi il mese che invece più vicino a noi costituirà l'aspetto di familiare, a livello familiare, quello dei nostri, legato ai nostri genitori, quindi la parte di sostegno più vicina. Il nostro rapporto con loro, il nostro rapporto con l'entourage lavorativo più vicino, e qui ci sta anche il Feng Shui, quindi il nostro ambiente nel mese. Poi ci siamo noi, perché arriviamo al giorno, e vi ho detto che il giorno è il nostro elemento cardine, quindi dei master, c'è la nostra essenza e c'è il nostro rapporto di coppia. Quindi c'è il palazzo del matrimonio, si dice che l'animale del giorno, quindi quello che sta sotto al nostro Day Master, è il palazzo del matrimonio, quindi come noi viviamo la relazione di coppia. E poi arriviamo all'ora, come ultima parte. L'ora è a livello temporale un po' il nostro domani, quindi il nostro futuro, ed è legato quindi ai nostri figli, ai nostri amici o subalterni in campo lavorativo, è legato ai nostri progetti di vita, ai nostri figli non solo biologici ma ideali, ai nostri progetti, ai nostri obiettivi, e quindi un po' una proiezione più avanti nel tempo. Ecco, questo per farvi una prima excursus di quello che ogni pilastro rappresenta. Scendendo nel dettaglio degli animali, in particolar modo abbiamo l'animale dell'anno come primo, che è un'energia fissa, definita e pubblica. Ecco, allora l'animale dell'anno è come noi appariamo agli altri, come noi ci mostriamo agli altri, come gli altri ci vedono in prima battuta.
Per questo viene definito l'animale pubblico, cioè un'energia pubblica, perché è quella più esterna, la prima, il primo impatto. Ed è anche quindi il nostro scudo, il nostro primo scudo, perché è quello che riceve per primo l'energia del tempo che arriva. Ecco, quindi è quello che riceve il colpo, lo scossone, se l'energia che arriva per noi non è in armonia, se è un'energia dissonante, e quindi ci funge proprio da scudo, nel vero senso della parola, ci para un po' i colpi. Ed effettivamente potete pensarlo legato all'eredità genetica, ai nonni, agli avi, proprio come grande montagna collegata al Feng Shui, sarebbe la prima montagna, quella ancestrale, un po' l'origine, ma che quindi è quella più antica, quella che può da lì generare tutto il resto, ma soprattutto in questo caso farci da scudo. Qua viene detto controparte del sole, perché? Perché il sole invece è definito l'animale del mese. Allora, vediamo un po'. L'animale del mese abbiamo detto che è quello più vicino a noi, perché a livello proprio di posizione nel Bazi è quello a fianco a noi. È l'animale più importante nel determinare se il nostro elemento, quindi il nostro legno yang, ad esempio di prima come giorno maestro, è forte o debole. Ecco, tanto, più del 50% dipende dall'animale del mese, cioè dall'energia che porta l'animale del mese. È un'energia questa mobile, dinamica, ed è l'energia che sta dentro l'animale dell'anno. Quindi è come se l'animale dell'anno fosse un contenitore e l'animale del mese il contenuto. Questi due pilastri, questi due primi pilastri, sono quelli che determinano maggiormente la parte appunto pubblica di noi, la parte più esterna, di atteggiamento nostro verso l'esterno, ma l'animale del mese è la benzina vera e propria. Benzina della nostra energia per relazionarci, atteggiamento sotterraneo che muove tutto. Ecco perché diventa l'animale più determinante nel definire forte o debole il nostro Day Master. Fondamentale l'animale del mese, il sole, ecco perché viene definito il sole. Posso fare una domanda corta così? Nel caso in cui l'animale del giorno è uguale a quello dell'anno, diciamo, vuol dire che quello che c'è dentro non mette una maschera, come dire, nel senso si comporta ugualmente com'è? Sì. Com'è? Sì. Diciamo che questo senz'altro, perché è un aspetto che si rafforza, è molto netto, quindi significa che come tu appari così sei. Così sei, ecco, che non è sempre, cioè ovviamente il concetto di maschera viene un po' inteso come una cosa negativa, ma ovviamente non è così. No, certo. Chi ti conosce in prima battuta conosce il tuo animale dell'anno, ecco, vede il tuo animale dell'anno, poi se tu glielo permetti di entrare più in intimità con te, può conoscere ciò che ci sta dentro, no? È ovvio che se i due animali sono uguali c'è un'energia visibile più forte, più netta, con meno sfumature, ecco, possiamo dire così. Anche troppo. Sì, perché vediamo che comunque ogni eccesso non va bene. Sì. Questo senz'altro, perché questo è un grande gioco di equilibri, le forze in gioco sono da equilibrare, per cui lo scopo è proprio questo, così come nell'ambiente, nella casa col Feng Shui si vanno ad equilibrare determinate zone a livello di blocchi o di fluidità o di passaggi eccetera, così anche col Bazi si analizzano gli eccessi e le mancanze, è sempre così, per cercare di andare ad equilibrare il tutto. L'equilibrio, sì, grazie. Alla base. Prego, grazie. Grazie. Scusa Veronica, approfitto. Sì.
siccome sto per lasciare, che purtroppo devo scappare via, come ti dicevo, ti volevo chiedere, questo corso ci insegnerebbe a fare queste letture, giusto? Sì, esatto. Ecco, quindi se abbiamo l'interesse di approfondire e andare avanti, ci dobbiamo iscrivere al corso. Sì. Ok. Sì, e eventualmente dimmi. Nel frattempo, siccome mi ha incuriosito molto questa lettura, uno può farsela anche fare da qualcuno di voi? Sì, certo, ci dobbiamo conoscere un po' meglio ovviamente, ma sicuramente, sì. Va bene, Certo, quindi sì, abbiamo sì. i tuoi contatti, poi eventualmente ti posso scrivere. Assolutamente, i miei contatti li avete, quindi senza nessun problema, o al telefono o via mail mi potete chiedere qualsiasi cosa. Ok, così anche per eventualmente la registrazione di quanto mi perdo. Sì, certo, così anche per il corso e tutte le informazioni che Benissimo. servono, va bene? Allora intanto approfitto, vi ringrazio a tutti, un bacione a te grande davvero perché stai spiegando in maniera magistrale. Grazie. E buona serata per dopo, grazie Grazie mille, ciao. Ciao. Veronica, approfitto a chiedere anche io. Sì. In autonomia si può fare questo calcolo? Sì, allora ci sono dei software che online tu puoi utilizzare dove inserisci i tuoi dati e ti fa la carta Bazzi, però cioè, è difficile l'interpretazione, nel senso che tu puoi trovarla nel sito di YoYApp, lui è uno dei maggiori maestri in questo senso, però non so quanto tu possa riuscire a realmente poi a capire quanto esce fuori, ecco. Se hai già qualche base sicuramente è più facile da interpretare. No, per dirti, io in autonomia ho fatto qualcosina sul sito Bazzi Calculator, per dirti che conosco l'anno, il mese, l'ora, eccetera, però sì, per capire un attimo i giorni propizi, i giorni favorevoli. Sì, esatto. Allora, i mesi cambiano. Bisogna saperlo interpretare, ecco, questo è lo scalino, insomma, diciamo. Il software te lo fa e magari i giorni propizi può anche indicarteli, però noi stessi quando usiamo il software in realtà, Margherita può confermare, andiamo a fare 1000 verifiche, 1000 analisi, perché a volte il software, essendo una cosa generale forse. Assolutamente, è una cosa assolutamente meccanica, no? Il software agisce facendo dei calcoli matematici, ma noi sappiamo che quando si parla di energia diventa difficile affidarsi solo ai calcoli matematici, ecco. Sì, confermo. Giusto, grazie Margherita. Sì. Grazie Veronica. Okay. Allora finisco questa parte così poi possiamo parlare meglio e magari fare qualche esempio, ok? Così almeno poi siamo più rilassati, finisco la parte teorica. Siamo arrivati all'animale del giorno, che abbiamo detto sta sotto di noi, e l'animale del giorno è di nuovo un'energia fissa, ma ovviamente molto più intima, come siamo veramente, essenza interna, dentro lo scudo controparte del regno. Ecco, perché abbiamo detto che il sole, che era il mese, che è il mese, sta dentro l'anno. E vedremo che l'ora sta dentro il giorno. Il regno è l'ora. Ecco, quindi quando vedete controparte del regno, perché è di nuovo un'energia più fissa che contiene un'energia mobile, che è quella dell'ora. Ripetendo, abbiamo l'energia fissa dell'anno che contiene l'energia mobile del mese. E quei due pilastri lì riguardano maggiormente il nostro aspetto pubblico. Mentre il pilastro del giorno e il pilastro dell'ora sono un'altra coppia che invece riguarda più il nostro aspetto intimo, la nostra essenza, dove l'ora sta dentro il giorno. E infatti, se noi andiamo all'animale dell'ora, abbiamo di nuovo l'energia mobile dinamica
atteggiamento verso gli altri, come vi dicevo prima, figli, subalterni, benzina della nostra energia per il modo di gestire e accudire gli altri. Sono contenitore e contenuto, che quindi sono interconnessi, sempre legati, non si possono leggere soltanto singolarmente, ma vanno letti e analizzati insieme. Così dentro il sistema completo del Bazi, di tutto il Bazi, quindi di questo grande flusso che noi leggiamo dall'anno verso l'ora, con la nostra, diciamo, essenza, la nostra caratteristica principale vista nel giorno.